Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Allora, visto che ci stiamo avvicinando alla scadenza per il rinnovo dell'assegno di inclusione, ho creato un video appositamente per voi che tratta di un argomento che secondo me potrebbe veramente interessarvi. Intanto vi dico già subito i requisiti base, ma proprio brevemente, perché non è tanto di questo, non è tanto questo quello di cui volevo parlarvi, ok? Quindi, comunque, l'ADI è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari con componenti con disabilità, nonché dei componenti minorenni o con almeno 60 anni di età, ovvero dei componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione che già conosciamo. Tra l'altro, questa cosa qua, poi vi lascio il collegamento qui sotto nella descrizione del video, ok? Quindi così fate prima, se volete, è una cosa molto lunga, io ve l'ho riassunta brevemente perché sennò qua non ne uscivamo più fuori, però ve la lascio poi qui sotto in descrizione video. Detto questo, i richiedenti dell'assegno di inclusione devono possedere per tutta la durata del beneficio alcuni requisiti, tra cui requisiti di cittadinanza, soggiorno, residenza. E una cosa che non dobbiamo dimenticarci è che il richiedente al momento della presentazione della domanda deve essere residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. Questo è. Poi ci sono requisiti economici e quant'altro. Vi ripeto, non sto a raccontarveli tutti perché altrimenti dovremmo stare qua un giorno intero a parlarne. Se volete vi lascio il collegamento in descrizione e ve li andate a leggere tutti, ma comunque in linea generale chi mi segue qua sul canale più o meno i requisiti già li conosce perché è un anno che ne parliamo qua sopra, quindi non credo ci sia una grossa novità. Se volete maggiori informazioni, come sempre, basta che andate sul mio canale, fate una ricerca e trovate tutti i video che volete, perché ne abbiamo già parlato in lungo e in largo. Prima di continuare nel vero argomento del video di oggi, ricordatevi che su questo collegamento qui che vedete qui in sovraimpressione ho riassunto tutti i collegamenti che avevo, quindi prendetevi nota, e comunque questo collegamento lo trovate anche lui qui sotto in descrizione del video, prendetevi nota, proprio così come è scritto, poi andate su Google, su internet, lo digitate così e da lì si parte per diventare super iscritti al canale, per le microconsulenze, per i contatti telefonici, ricevere una cartolina digitale da parte mia, ricevere una email pack gratuita e tante altre cose. Quindi andate a farci un giro, che secondo me ci trovate tante cosine interessantissime. Bene, adesso andiamo avanti nel nostro argomento e vediamo quello che volevo dirvi. Allora, come si fa a contare i 18 mesi, visto che tra un po', come si dice in piemontese, suma lì, no? Tra un po' siamo lì. Allora, il conteggio dei 18 mesi, che molte persone, cioè, ci stiamo avvicinando perché ormai a giugno siamo lì, fine giugno siamo lì, funziona in un modo un po' particolare. Allora, funziona così. Il conteggio dei 18 mesi per l'assegno di inclusione ADI non si basa sui mesi di calendario, ma sulle mensilità effettivamente pagate. Dici, come mai? Come mai questa cosa che non ne sapevamo niente? Bene, diciamo che questo è un punto abbastanza importante per capire quando sarà possibile richiedere il rinnovo. Ok che il 90%, 99% di voi l'hanno chiesto a gennaio la prima volta del 2024, quindi a giugno
diciamo non ci dovrebbe essere problemi. Però, come funziona? Vediamo un attimino in dettaglio. Allora, punto 1. Si contano le mensilità effettivamente erogate, attenzione, erogate, quindi ogni volta che ricevo un pagamento dall'assegno di inclusione, quella mensilità viene conteggiata. Non importa se ci sono stati dei ritardi nell'accredito o se il pagamento è avvenuto un giorno diverso da quello solito, come già sappiamo che anziché pagare al 27 pagano al 26, alcuni vengono pagati tipo anche al 28, 29, non importa. L'importante è che la mensilità sia stata pagata. Secondo, sospensioni o decadenze non interrompono il conteggio da zero. Quindi, se il tuo assegno di inclusione viene sospeso per un periodo, per motivi vari, o decade per motivi vari, e poi successivamente presenti una nuova domanda che fortunatamente viene accolta, il conteggio delle 18 mensilità non riparte da capo, attenzione, si riprende da dove si era interrotto. Facciamo un piccolo esempio per capire, così giusto cioè non è tanto difficile, però giusto per capire. Se hai percepito l'ADI per 7 mesi, poi la domanda, la buttiamo lì, è decaduta, no? E successivamente ne è presentata una nuova che è stata accolta fortunatamente, la prima ricarica della nuova domanda sarà considerata l'8ª mensilità complessiva. Quindi ti resteranno quindi 10 mensilità per raggiungere le 18 previste. In pratica il ciclo lavorativo dell'ADI è questo qua. Allora, partiamo dall'inizio. 18 mensilità iniziali, questo è il primo periodo di erogazione, lo sapete. Poi c'è un mese di sospensione obbligatoria, quindi una volta raggiunte le 18 mensilità, l'erogazione viene sospesa per un mese. Durante questo mese appunto non si riceve l'ADI, e quello che succederà al 90% di voi a giugno, ok? Poi ci sono l'altra novità è che ci sono 12 mensilità di rinnovo, quindi dopo il mese di sospensione, se si presentano nuovamente i requisiti per poterlo richiedere e si invia una nuova domanda all'INPS, l'ADI può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi. Poi ci sarà di nuovo una sospensione dopo ogni rinnovo, quindi allo scadere dei periodi dei 12 mesi è sempre prevista una nuova sospensione di un mese prima di un eventuale ulteriore rinnovo. Quindi 12 mesi, stop, 12 mesi, stop, 12 mesi, stop. Funziona tutto così, cioè alla fine. Finché non cambiano le regole, il meccanismo è sempre quello. E allora, domandone, come sapere quante mensilità hai già ricevuto? Cioè, non è che o ti metti lì e le conti, no? Quindi ti metti lì con calma e dici, allora mi hanno pagato questo, mi hanno pagato quello, mi hanno pagato quell'altro, mi hanno pagato aprile, mi hanno pagato giugno, settembre. Allora, ti metti lì e le conti tutte, che secondo me fai anche molto prima, Oppure, il modo secondo me, più semplice per tenere conto, tenere traccia delle mensilità che sono state percepite è quello di consultare il fascicolo previdenziale sul sito internet dell'INPS. Quindi andate su www.inps.it, accedete, quindi entrate dentro il sito internet con le solite credenziali, SPID, CIE, OCNS, CIC, CIUC, SPIC e SPAN, che già andiamo lì. Poi andate nel fascicolo previdenziale del cittadino, cercate prestazioni, cercate assegno di inclusione e da lì si può partire, no? E quello è un altro sistema. A sto punto l'altra domanda è quando presentare la domanda di rinnovo, no? Le domande di rinnovo possono essere presentate solo nel mese successivo all'ultima mensilità erogate, ovvero quello che viene chiamato il mese di sospensione obbligatoria. Mese di stop per capirci. Quindi, se hai ricevuto la 18ª mensilità, o comunque riceverai l'ultima mensilità, facciamo così, no? Questo è un esempio, a giugno, a luglio
a luglio, con il sole cocente 40 gradi di luglio, cosa succede? Non riceverai nulla, purtroppo, perché quello lì è il mese di stop, no? Durante il mese di luglio potrai inviare la domanda di rinnovo. Se la domanda viene accettata, quindi approvata, controllata dall'INPS, fa tutti i suoi controllini, allora l'ADI ripartirà da agosto per altri 12 mesi, ok? Quindi non sono più 18 ma diventano 12. Quindi riassumendo, per il conteggio dei 18 mesi devi concentrarti, quindi calcolare il numero di pagamenti che hai effettivamente ricevuto. Quindi o, come ti ho detto, o ti metti lì e li conti uno per uno, i pagamenti che hai ricevuto, no? Il sistema classico della nonna, oppure vai direttamente sul sito internet dell'INPS, fascicolo previdenziale, domanda ADI e te li conti da lì. È un altro sistema. Oppure, non so, mi viene in mente una terza ipotesi, vabbè, lì, volendo, puoi chiamare il centralino telefonico dell'INPS e gli chiedi, scusi, parlate con l'operatore, dici, scusi, quante mensilità ho ricevuto? Mi può dire il totale, così mi so rendere conto quando scade? A butto lì, no? Questa potrebbe essere un'altra alternativa. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo prossimamente sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!